Papà, l'ho sognato un'altra volta. Che cosa, amore? Che sono ritornati. E niente ragazzi, proprio così. Ci siamo ricaduti. Quinta volta in Grecia, nona isola abbiamo calcolato. Inizia qui la nostra nuova avventura. Tassos. E cliccate il punto it. Quest'anno abbiamo deciso ovviamente di tornare in Grecia come ogni anno, ma come ogni volta di cambiare meta, e abbiamo scelto Tassos, un'isola che si raggiunge con un aereo fino a Salonicco. Stamattina abbiamo affittato la macchina, con 2 ore e mezza di macchina siamo arrivati a Keramoti e da lì sono traghetti che in estate partono molto spesso, ogni ora praticamente, quindi non c'è bisogno di arrivare a un orario specifico, con poco più di mezz'ora ti porta a Tassos. Sono un po' mosse le riprese. Perché? Se sono un po' mossi la colpa non è mia. C'è una specie di koala sopra. Abbiamo scelto Tassos perché è un'isola facilmente raggiungibile, ma non troppo, perché non ha l'aeroporto, ma invece diciamo richiede di avere la macchina, quindi insomma già c'è una bella scrematura e effettivamente ci sembra poco affollata, insomma, nonostante siamo a metà luglio. Siamo venuti in una delle spiagge più vicine dove abbiamo la casa, il paesino si chiama Scala Galiraki, una spiaggia che si chiama Tripti Beach. Abbiamo già fatto il nostro primo snorkeling della stagione. Ciao. Pranzettino tra le vespe. È pieno di vespe quest'anno. Ce lo diceva. Ah, guarda. Ce lo diceva anche la proprietaria dell'hotel, ci diceva che quest'anno è invasa dalle vespe, infatti ieri Flavia è stata punta sul sedere. Manco il tempo di arrivare. Sai come si chiama questa spiaggia? No. Metallica. Metallica per davvero. Oggi siamo a Metalia Beach, la spiaggia dei metalli. È una spiaggia molto carina perché è particolare, che c'è questo sito industriale abbandonato alle spalle e c'è sia la parte di stabilimento con lettini e un baretto che tutta una caletta di spiaggia libera, piccolina, però per niente affollata, insomma, quindi carino, e in mezzo agli scogli, la pineta. E adesso ci spostiamo in un'altra spiaggia dopo un pranzetto fatto al sacco, schivando le vespe che ci hanno assalito, letteralmente assalito. Non mi va in un'altra spiaggia. Non mi va di andare in un'altra spiaggia. No? No. Vuoi restare qua? Sì. Come mai? Perché è bello. Subito sopra la spiaggia di Metalia abbiamo trovato queste sculture fatte di marmo che rappresentano tutti i segni zodiacali su una scogliera incredibile. Guardate, attenzione che si cade qua. Si vede la spiaggia di Metalia dove eravamo prima. Siamo a Katsavitis, che è un paesino dell'entroterra dell'isola di Tassos, sulle montagne. Siamo venuti a vedere se qua faceva un po' più fresco. E abbiamo trovato questo monastero, tutto un po' in costruzione, Agos Georgos, quindi San Giorgio. Carino, no? Molto. E sembra essere più o meno tutto qua. Siamo venuti a mangiarci un po' di cucina di terra, visto che siamo sempre sul mare, ne approfittiamo oggi che veniamo un po' all'interno per mangiare un po' di agnello e qualche altro piatto tradizionale di carne, che sono sempre buoni.
Ed è uno dei motivi per cui veniamo sempre in Grecia, la cucina. Allora Giorgio, cos'è che ti piace di più di questa Grecia? I parchetti. I parchetti? Questo parchetto? Sì. Ah. Attento a non prenderci il tetano. E quello? Fa solo quello. Hello? Giorgio, tu sai che cos'è questo? Sì. Cos'è? Un telefono. Ah, lo sai allora. Mamma, chiami un numero. E allora amici, siamo saliti per circa 4 km seguendo le indicazioni del monastero Age Pantaleimona, che è un monastero attivo, ci sono i monaci che fanno anche le loro funzioni religiose, però alle 17:30 chiude, quindi l'abbiamo trovato chiuso. Ma è stato bello perché c'è un panorama veramente fantastico, quindi comunque è stato bello salire qua al tramonto. Sì, da qui si vede tutta la parte occidentale dell'isola. Questo è il ristorante che sta in questo minuscolo paesino, la piazza centrale, si chiama Cazzaviti Restaurant, come il nome del paese. Stasera mangiamo qui, in questa piazzetta, e mangeremo piatti tradizionali della cucina greca e poi credo che ci faremo una passeggiata qua sopra se c'è ancora un po' di luce, ma guardate ragazzi, è una roba bellissima, è proprio la vera atmosfera che uno si aspetta di trovare nei paesini greci senza troppo turismo, e credo che ne restino sempre di meno, quindi sono molto contento quest'anno di aver trovato una meta così particolare. Ci sono patatine, vino, frittelle, panino, Moussaka. ci sono un sacco di api. Frittelle di zucchine, come fatte dalla mia nonna. Buone. Che stai facendo? Gli ho dato da mangiare, gli ho fatto dare da mangiare al bambino. Adesso è ritornato a tavola con la sua mamma e il suo papà. Parlava in inglese, quindi ho parlato in inglese. E cosa le hai detto? Gli ho detto yeah. Prima ho detto in inglese, poi ho detto yeah. Con la poca luce che rimane ci siamo fatti una passeggiatina fino al monastero che sta poco sopra rispetto al ristorante, che è molto carino, e il paesino è stupendo, ci sono vari alloggi turistici, può avere senso alloggiare qui perché è a 15 minuti dal mare, quindi in realtà è vicino ed è molto areggiato, c'è un po' più una temperatura più umana rispetto a quella che c'è giù. Guardate la campana. Oddio che bello! Proseguiamo. Ragazzi, noi stasera la buonanotte ve la diamo così. Buonanotte, a domani. Buonanotte. Abbiamo intravisto una piccola caletta da sopra, dalla strada, dalla statale, e abbiamo scoperto in realtà essere una delle spiaggette che ci eravamo segnati, Arsanas Beach, ed è una piccola caletta senza alcun servizio. Adesso cominciamo a intravederla, ma la strada è sterratissima, complicata da raggiungere. Speriamo che tutto ciò ci ripaghi facendoci vivere una giornata senza troppi turisti attorno. Allora Flavia è andata a vedere se troviamo una scala per scendere. Sembra di sì. Di là? Qui c'è un caprone. Prima ho visto un uccellino piccolo come quello del safari dello Sri Lanka. 6 months later. Un po' un'avventura, perché... Guarda il pescatore. Dove? L'ho preso? Sì. Stiamo andando al mare sulla spiaggia a fare il snorkeling e adesso basta. Andiamo amici, andiamo all'avventura. Abbiamo trovato il sentiero, ce l'hanno indicato in realtà perché non è proprio chiarissimo. Due simpatici ragazzi che stavano scappando dalle api, ve l'abbiamo già detto, il problema quest'anno della Grecia, l'unico problema è che è veramente pieno di vespe, ovunque, in spiaggia, a casa, quando mangiamo al ristorante, quindi insomma a volte rendono proprio impossibile la permanenza, ma noi proviamo lo stesso, ci hanno anche detto che comunque giù è bellissimo. Ecco la scala.
ragazzi, la nostra casa per la prima parte della giornata è meravigliosa. Quella è la nostra casa? Questa? Ti piace? C'è. C'è già una capannina mezza costruita. 10 persone oltre a noi nelle spiagge che abbiamo trovato nella parte sud-ovest, sud-occidentale per venire qua. Abbiamo visto veramente tanta gente. Sono anche le spiagge un po' più blasonate, però a volte vedete il bello della Grecia, basta trovarsi una caletta un po' più appartata per viversi un'esperienza molto più serena, tranquilla, pulita e senza tutta la gente attorno. Bene così, ci andiamo a fare un bello snorkeling. Chi ci segue lo sa, amiamo tantissimo il mare e spesso programmiamo i nostri viaggi proprio attorno a questa nostra grande passione. Ci piace fare snorkeling, nuotare, vedere i fondali marini e i pesci che li abitano. Catturiamo con gli occhi immagini che portiamo nel nostro cuore per sempre. Ma sapete cos'altro ci piace fare? Ogni volta che troviamo un pezzettino di plastica, lo prendiamo e lo portiamo fuori. È diventata una piccola missione. Purtroppo non usciamo quasi mai dall'acqua senza un po' di plastica addosso, perché il mare ci dà tanto e noi vogliamo ricambiare. Unisciti a noi. La prossima volta che vai in spiaggia, raccogli almeno un rifiuto. Insieme possiamo fare la differenza, un gesto alla volta. Grazie per avermi fatto manovra. Possiamo tornare in Italia così. E dopo mezza giornata nella spiaggia per ora più bella che abbiamo trovato, ci spostiamo a Kegis Beach. Kegis? Kegas. Benvenuti a Kegas Beach. Adesso andiamo a prenotare prima la taverna per la cena e ci facciamo un bagnetto nell'attesa. La taverna ce la siamo assicurata. Abbiamo prenotato per le 7:30 e ora cerchiamo dove ci si può fare un bagnetto, perché non si capisce benissimo. Pensiamo che Kegis Beach sia quella lì, quella meravigliosa caletta minuscola che è lì, ma mio marito ha scelto di fermarsi qui, sugli scogli, che dice che facciamo direttamente un bello snorkeling qua. Allora, siamo venuti a Kegis Beach anche perché ci avevano parlato molto bene della taverna che è proprio qui affacciata sugli scogli e che si chiama Schidia Taverna. Il posto è veramente molto bello. Tra un po' vedremo anche come si mangia. Comunque abbiamo preso pesce. Com'è stata questa giornata? È stata bella. È stata bellissima, sono il più alto. Il tuo primo snorkeling da sole fatto. Ho imparato ad andare con la maschera e le pinne. Quanta acqua di mare hai bevuto? Poco. Bravo. Guardati con la birra. Stasera cena soprattutto a base di pesce con dei gamberoni che hanno un aspetto fantastico fatti alla griglia, delle acciughe fritte, buonissime. Abbiamo preso l'imam o quel che resta, vi facciamo vedere, che è una melanzana fatta con tutta la cipolla in agrodolce, ci è piaciuta tantissimo, l'abbiamo mangiata varie volte in Grecia. E poi abbiamo preso questo piatto, questa insalatina di, credo che sia salicorni, è come insomma quella specie di alghetta che cresce vicino al mare e che viene selvatica, viene raccolta, viene sbollentata e viene fatta con un aceto. Buon appetito! Buon appetito a voi! Ho detto che dicevamo com'era questa cena. Era buonissima. Avete visto che ci siamo mangiati? Buonissima e bellissima. Gamberi freschi. Beh, il posto fantastico. Ma il posto è troppo bello. Il posto ha fatto metà della cena, direi. Sì. Va bene, a domani. Buonanotte amici di Tondo Tondo. Adesso ci possiamo fare un bagno? Buongiorno! Allora, siamo nella parte nord-est dell'isola, stiamo un po' provando a visitare l'altra costa che ancora non abbiamo visto e stiamo andando a Vati Beach, una spiaggettina piccola gestita in parte da un hotel. La strada dopo Limenas, che è il porto dove si arriva col traghetto, è sterrata andando verso est. Guardate che acqua! Sei a destinazione.
e abbiamo scelto di rimanere qui. Vati Beach sembra una spiaggia privata perché in effetti il 90% dello spazio è occupato dai lettini dell'hotel. Maledetti. Ma c'è uno spazietto di spiaggia pubblica che noi abbiamo presidiato ed è bellissimo, l'acqua è veramente stupenda, circondati da una pineta, penso che staremo bene.